Rieccoci con un nuovo video. Come potete vedere quest'oggi con i Romantic Tarot, quindi oggi parleremo d'amore, parleremo di sentimenti. Dunque ragazzi, ovviamente questo sarà un video a una sola variante, anche perché avrete già notato ovviamente dalla tipologia di inquadratura che quest'oggi effettueremo la stesa con il Palazzo degli Dei, quindi ben 13 carte che ovviamente necessitano di tempo ovviamente e di spazio. Su cosa verterà ovviamente questa stesa? Un rapporto clandestino, segreto, nascosto, insomma il vostro, con una persona impegnata, oppure entrambi impegnati, potreste anche essere anche voi impegnate. Comunque l'altra persona lo è sicuramente. Quindi comunque una persona, l'altra, che evidentemente non vi sta dando, diciamo, molte certezze, molte sicurezze. Una persona che è molto altalenante, quindi cerchiamo un po' di capire dove andrà a finire, diciamo, questo rapporto, cioè come procederà ovviamente nel tempo, in un futuro più a breve termine, in un futuro a lungo termine. Il Palazzo degli Dei prevede ben 13 posizioni diverse, che io vi andrò ovviamente a spiegare ad una. Quindi sicuramente tratteremo anche il passato, il presente, in particolar modo il presente in tutte le varie sfaccettature e poi ovviamente anche il futuro. Comunque, non preoccupatevi perché io vi spiego come sempre posizione per posizione. D'accordo? Dunque, iniziamo appunto a mescolare il mazzo di tarocchi e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire come ovviamente procederà la vostra storia segreta e in particolar modo ovviamente soprattutto come agirà l'altra persona, cioè cerchiamo di capire se ci possano essere evoluzioni, se ovviamente possa prendere qualche decisione, vediamo un po', dai, l'altra persona ovviamente nei vostri riguardi, nei riguardi della vostra storia segreta, con appunto il metodo del Palazzo degli Dei per il principio di sincronicità. Vediamo un po'. Perfetto, ora iniziamo appunto a stendere le carte sul tavolo di stesa. Perfetto, allora, dunque come appunto potete vedere ovviamente ci sono molte carte, ovviamente altrettante posizioni, vi ripeto il Palazzo degli Dei ovviamente è una stesa molto ampia e ovviamente anche molto dettagliata che tiene conto di ben 13 posizioni. Allora,
In prima posizione trattiamo appunto del lontano passato, comunque qualche settimana fa, qualche mese fa, quando la vostra storia ovviamente è iniziata, cioè come questa persona ha vissuto ovviamente l'inizio della vostra storia o comunque ovviamente gli scorsi mesi, le scorse settimane. In questa posizione cerchiamo di capire ovviamente il passato più recente, qualche giorno fa, qualche settimana fa, cosa possa essere cambiato in questa persona. In terza posizione cerchiamo di capire qualcosa in più sul presente, cioè ad oggi questa persona come sta vivendo questa storia. Quarta posizione cerchiamo di capire invece il vostro comportamento, come anche recepito da lui. Queste due carte vanno invece lette insieme perché rappresentano l'effettivo blocco, cioè che cosa impedisce a questa persona ad oggi di prendere una decisione, per esempio, e soprattutto che cosa renda questa persona così altalenante. In questa posizione cerchiamo di capire che cosa lui vorrebbe, se avesse proprio la classica bacchetta magica. In questa posizione cerchiamo di capire che cosa lui dovrebbe fare e non fa. Queste due posizioni sono inerenti rispettivamente all'ambito professionale e ambito familiare, quindi il rapporto con lei, cioè cerchiamo di indagare, di capire se in questi due ambiti possano esserci, diciamo, delle novità negative, d'accordo? Ultime tre posizioni, ovviamente il futuro, cioè questa posizione che cosa il karma vi presenterà dinanzi a prescindere dalle azioni del soggetto. Quindi tutti gli imprevisti o tutte quelle situazioni magari anche di sorpresa positiva nei prossimi giorni, quindi ovviamente nel futuro più a breve termine. In questa posizione cerchiamo di capire gli aiuti o ovviamente gli ostacoli posti da qualcuno o qualcosa e in ultima posizione cerchiamo appunto di capire il futuro più distante tra voi e questa persona, quindi obiettivamente che cosa accadrà nelle prossime settimane, ovviamente nei prossimi mesi, d'accordo? Ora, iniziamo appunto dalla prima posizione, cioè il passato, cioè questa persona chiaramente come ha vissuto gli scorsi mesi, le scorse settimane, l'inizio della vostra storia. Vediamo un po'. Qui abbiamo una bellissima papessa. Allora, questa persona si è lasciata veramente conquistare da voi, dalla vostra capacità di comprenderlo, perché la papessa ha una caratteristica, l'empatia. È una donna empatica, è una donna buona, è una donna comprensiva, è una donna dolce, una donna tenera. È una donna che ha saputo comprenderlo come nessun altro nella sua vita. Quindi quest'uomo si è sentito cullato, accarezzato, coccolato da voi, oltre che attratto perché la papessa rappresenta la femminilità. Quindi rappresenta ovviamente l'ideale massimo di bellezza estetica. Quindi per lui voi siete appartenente interamente al suo canone estetico. È chiaro che questa persona, ovviamente, vedendo in voi la sua donna ideale, si è sentito immediatamente appunto affascinato da voi. La papessa parla ovviamente di un sentimento che è nato al di là del mero soddisfacimento fisico. Quindi questa è una persona che, diciamo, sì, vi ha desiderato, ma soprattutto si è sentita immediatamente coinvolta, diciamo, nella vostra storia da un punto di vista emotivo e sentimentale. È una persona che si è subito fidata di voi, perché la papessa parla di silenzio e discrezione, quindi ha visto in voi la persona giusta che ovviamente non avrebbe mai in qualche modo cercato di, diciamo, rovinare la propria reputazione, la sua, diciamo, quindi fare scenate o obbligarlo a lasciare la compagna ufficiale. Vi ha vista insomma come una donna molto saggia, una donna matura, ovviamente della quale fidarsi. Rappresenta anche la papessa la fedeltà, quindi dal suo punto di vista voi siete anche delle donne molto fedeli, delle donne quindi fedeli a lui, anche nel caso in cui voi abbiate un compagno, quindi siate anche voi impegnate, lui sa che comunque il vostro cuore è suo.
Quindi si è sempre questa persona affidata molto di voi e del vostro rapporto. Quindi questa è una persona che sin dall'inizio ha subito pensato di aver trovato la donna ideale, ideale in quanto aspetto fisico, ideale in quanto a discrezione, in quanto a intelligenza, in quanto a profondità, in quanto a capacità empatiche, capacità di capirlo e comprenderlo. Quindi una persona veramente ideale da avere al proprio fianco, in particolar modo in una situazione del genere, d'accordo? Quindi molto delicata, ovviamente, dove la discrezione in teoria dovrebbe fare da padrona, d'accordo? Ora, vediamo invece, ragazzi, in seconda posizione, appunto, qualche giorno fa o qualche settimana fa, quindi un passato più recente. Qui abbiamo la carta del mago. Allora, questa persona aveva intenzione, diciamo, di in qualche modo dare una svolta alla vostra storia. Quindi, per esempio, magari vedendovi di più o sentendovi di più, perché il mago, vedete, è il primo arcano maggiore. Quindi rappresenta un nuovo inizio. Questa persona, non vi nego che ha pensato ad iniziare, diciamo, con voi una nuova vita, quindi lasciando la compagna ufficiale. Ci ha pensato, questo devo ammetterlo. È chiaro che il mago ovviamente necessita, vedete, di molti strumenti per poter agire, quindi evidentemente lui in questo momento, comunque nel passato più recente, si è sentito un po' privo, diciamo, di strumenti, ma ci ha pensato, questo è importante, cioè è una persona che comunque vorrebbe dare una svolta più concreta e continuativa al vostro rapporto. Quindi o vedendovi di più o sentendovi di più, oppure appunto proprio lasciando la compagna ufficiale, iniziando una nuova appunto storia con voi. Quindi la carta del mago è ovviamente una carta molto bella, tra l'altro mago e papessa rappresentano, vedete, proprio una coppia, quindi lui ha pensato a voi come ad una coppia e di conseguenza è una persona che comunque per voi prova sentimenti, desideri, ma ora anche progettualità. Quindi in realtà è una persona che sta evidentemente facendo crescere nella propria mente, nel proprio cuore, anche una nuova possibilità, appunto ovviamente arcano primo, una nuova possibilità per ricominciare da capo, finito un ciclo, se ne apre un altro, nuovo appunto della sua vita, da un punto di vista chiaramente sentimentale, ragazzi, perché questa è una stesa a carattere sentimentale. D'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che in realtà sta pensando molto a voi, pensa molto a voi, pensa a costruire qualcosa di importante con voi, però ovviamente in questo caso, vedete, gli possono essere venuti meno degli strumenti, quindi magari può avere problemi economici oppure magari alcune pressioni da parte dei familiari, problemi professionali, cioè qualcosa, diciamo, nella sua vita ha iniziato un po' a scricchiolare, quindi è come se in qualche modo questa persona abbia comunque dovuto rinunciare solo momentaneamente, diciamo, ai suoi progetti. Però, ragazzi, i progetti nella sua mente ci sono e questo è importante, d'accordo? Vediamo nel momento presente come sta invece vivendo questa storia, appunto, questa persona. E qui abbiamo l'8 di bastoni. Allora, questa è una persona che ha voglia di vedervi, vedete, e ovviamente ha anche voglia di sentirvi. Quindi questa è una persona che ovviamente in qualche modo sta cercando proprio, diciamo, di avvicinarsi a voi, ovviamente, con un atteggiamento molto concreto e pratico, perché parliamo di bastoni, avvicinarsi a voi facendovi anche in qualche modo capire che obiettivamente voi per lui siete importante, cioè ha intenzione di comunicare qualcosa, perché l'8 di bastoni, vedete, parla proprio della comunicazione tra due innamorati, quindi questa è una persona che ha voglia di trascorrere ovviamente del tempo con voi, ha voglia di sentirvi al più presto e di vedervi al più presto, quindi è una persona molto molto presa da voi.
È una persona che, vi ripeto, vuole agire concretamente, bastoni, innanzitutto perché vi desidera, quindi ha voglia proprio di, diciamo, poter consumare, ecco, questo sentimento che prova per voi anche da un punto di vista erotico, ma è anche una persona che obiettivamente si sente particolarmente vicina, vi ripeto, a voi, ve lo dicevo con la carta della papessa, quindi obiettivamente è una persona che comunque vuole parlarvi di qualcosa inerente a questi suoi progetti. Lo vuole ovviamente fare, nelle sue intenzioni c'è questa possibilità, d'accordo? Poi vedremo in futuro se lo farà, però effettivamente questa è una persona che sicuramente ha voglia di vedervi, ha voglia di sentirvi, quindi aspettatevi nei prossimi giorni immediatamente qualche comunicazione, ovviamente anche un incontro, perché l'otto di bastoni parla proprio di qualcosa che velocemente prende piede, quindi comunicazioni a breve, veramente a breve termine, quindi entro pochi giorni, comunicazione e incontro, quindi questa persona vi vuole sicuramente vedere e sentire e ha voglia di star con voi, ma vi ripeto anche per raccontarsi e raccontarvi, d'accordo? Quindi vuole parlarvi di voi, insomma, del punto a cui siete arrivati, no? Con questa storia, quindi è un atteggiamento molto bello e aperto, molto propositivo, veramente molto bello, quindi ha voglia di vedervi, ha voglia di, vi ripeto, sicuramente avervi, questo sicuramente, perché l'otto di bastoni parla anche di questo, però parla anche di comunicazione, quindi ha voglia di scrivervi e vedervi a breve, quindi ci sarà ovviamente contatto, ovviamente a seconda delle varie possibilità, può essere un messaggio, può essere una telefonata, d'accordo? Comunque un contatto c'è, anche più di uno, e ovviamente relativo incontro. In questa posizione invece vediamo come questa persona legga i vostri comportamenti, cioè come voi vi state comportando agli occhi di questa persona. E qui abbiamo l'otto di coppe. Allora, questa persona ha un po' paura di perdervi, perché l'otto di coppe, vedete, pensa che voi possiate avere altri interessi. Vedete, qui c'è un uomo con ovviamente due ragazze e si sta ovviamente intrattenendo, divertendo con entrambe. Quindi sicuramente questa è una persona che obiettivamente, diciamo, ha un atteggiamento, diciamo, piuttosto guardingo nei vostri confronti, perché nel caso in cui anche voi siate impegnate è geloso del vostro compagno ufficiale. Nel caso in cui ovviamente voi siate libere, a maggior ragione probabilmente, teme che voi abbiate il piede in due scarpe, perché l'otto di coppe è proprio, diciamo, la carta di chi ovviamente ha due, chiaramente, storie parallele, d'accordo? Quindi due vite, praticamente due compagni. Quindi teme che in qualche modo voi possiate tradirlo o comunque allontanarvi, diciamo, da lui e dalla progettualità che invece lui nutre nei vostri confronti. Ha paura di perdervi questa persona, Quindi teme che voi siate lontane da lui, che voi vi sentiate lontane obiettivamente da lui, anche emotivamente, perché parliamo di coppe. Quindi obiettivamente è una persona che ha paura proprio di perdervi, quindi teme in qualche modo, insomma, ecco, qualcosa che, diciamo, possa lasciare un po', se vogliamo, trasparire delle, diciamo, difficoltà interiori per quanto riguarda proprio evidentemente una sorta di sfiducia, ma anche proprio di gelosia nei vostri confronti. Teme di perdervi questa persona, teme che voi abbiate qualcun altro. Ora, nel caso in cui effettivamente voi non abbiate comunicato a lui di avere un altro compagno, o comunque nel caso in cui voi effettivamente stiate sentendo qualcun altro, o lo ha scoperto oppure ha una fervida immaginazione, anche lui è molto empatico come la papessa e quindi ha notato qualcosa di strano, cioè qui qualcosa di strano che ha notato c'è, magari semplicemente ha notato in voi un atteggiamento un po' più distaccato perché magari in quel giorno, quel dato incontro eravate preoccupate per altre situazioni e lui l'ha mal interpretato, però ha un po' dei dubbi su di voi, Questa carta parla chiaro, teme che voi abbiate il piede in due scarpe, quindi
Evidentemente c'è stato un qualcosa, vi ripeto, non che voi abbiate per forza sbagliato, d'accordo? Ma qualcosa che lui magari ha mal interpretato e da lì poi è iniziato a pensare, diciamo, in maniera un po' più pessimistica, in riferimento evidentemente alla vostra fedeltà, d'accordo? Quindi questa visione così angelica e idilliaca della papessa ha un po', diciamo, subito qualche piccolo momento di arresto. Niente di drammatico, ragazzi, però evidentemente sta nutrendo dei sospetti. Ora, due posizioni centrali. Cerchiamo di capire però a questo punto i blocchi di questa persona, cioè ad oggi abbiamo visto che è una persona che nutre del sentimento e anche dell'ottima progettualità. Perché però questa persona sino ad ora non ha scelto? Cioè, cerchiamo un attimo di capire, no? Allora, qui abbiamo il Cavaliere di Bastoni. E qui chi abbiamo? Qui abbiamo il 10 di coppe. Allora, d'accordo. L'amore comunque per, diciamo, le tradizioni. Allora, questa è una persona che fa fatica a scegliere, vedete, una via altra proprio perché il Cavaliere di Bastoni parla proprio del distacco. Dal 10 di coppe che rappresenta proprio la famiglia, vedete, il nucleo casa, diciamo, proprio perché questa persona teme, diciamo, che ovviamente una volta terminato, chiuso il rapporto con la compagna ufficiale, ecco che lui vada a perdere anche, diciamo, tutto quello che fa parte del loro attuale nucleo familiare. Per esempio, amici, teme di perdere amici. Per esempio, potrebbe essersi affezionato alla famiglia di lei, genitori, per esempio, molto spesso capita. Nel caso in cui abbia dei figli con questa donna, teme terribilmente di perdere dei figli, i suoi figli, di vederli allontanare da sé. Cioè, questa è una persona che teme proprio di perdere tutto ciò che fa parte del suo attuale nucleo casa. Non lei, perché qui non è comparsa una regina, d'accordo? Una figura femminile, un'imperatrice. Qui è comparso proprio il nucleo casa in quanto a idea di casa. Quindi tutto ciò che ruota attorno a una coppia. Cos'è che ruota attorno a una coppia? Amicizie, figli, ovviamente, abitudini, quotidianità, parenti. Quindi situazioni di questo genere che lo fanno molto soffrire. Inoltre, qui abbiamo questo bel Cavaliere di Bastoni che in accezione negativa parla però di grossi litigi e di, diciamo, rivalità, contrapposizioni, discussioni molto accese tra lui ed evidentemente altre persone che fanno parte o della famiglia di lei o magari anche della sua stessa famiglia. Cioè, lui teme che le sue scelte non siano accettate, chiaramente da lei, immagino, ma anche dalla sua stessa famiglia, dalla famiglia di lui, magari contraria, per esempio, alla chiusura di un matrimonio. D'accordo? Quindi questa persona teme, diciamo, non solo di perdere, vi ripeto, tutto ciò che ruota attorno alla sua vita familiare, ma teme anche che poi possa essere rimbrottato, rimproverato e ovviamente anche in maniera accesa e che quindi possano, diciamo, crearsi discussioni, litigi, anche ripicche, vendette, ovviamente per quanto concerne questa sua decisione. C'è in particolar modo un'energia maschile, Cavaliere appunto, una persona grosso modo tra i 35 e i 45 anni più o meno, in questa fascia, diciamo, di età, quindi una fascia mediana, che possa in qualche modo diventare particolarmente cattivello. Ora, potrebbe essere un parente di lei, magari un fratello, molto protettivo. Un padre mi sembra un po' troppo giovane, però potrebbe avere anche un padre così giovane nel caso in cui voi però ovviamente siate molto giovani.
Ora, potrebbe chiaramente anche essere un amico di famiglia, quindi il classico consigliere fraudolento, quindi una persona, per esempio, diciamo, molto legata alla moglie o alla compagna, che magari potrebbe anche essere interessato alla compagna, perché è un cavaliere di bastoni, e quindi prendere parte, ovviamente immediatamente parteggiare per lei. Oppure potrebbe essere un parente di lui, un fratello di lui, per esempio, un cugino, qualcuno, uno zio, qualcuno che non vede di buon occhio il fatto che lui possa lasciare questa donna per iniziare qualcosa con voi. Quindi sicuramente qui ci sono delle situazioni che in qualche modo possono preoccupare questa persona, in particolar modo questa energia maschile che lui vede come molto vendicativa e cattiva, pronta a colpire immediatamente. Vi ripeto, potrebbe essere comunque anche semplicemente un amico di famiglia, però obiettivamente mi sembra una persona un po' troppo interessata alla cosa, cioè ad un'eventuale rottura, quindi a mio avviso è molto di più un parente, però potrebbe essere anche un amico di famiglia, d'accordo? Comunque un'energia, vi ripeto, maschile, grosso modo tra i 35 e i 45 anni, ovviamente su per giù, una persona generalmente non impegnata, perché il cavaliere non è una persona sposata, o comunque una persona che, pur essendo sposata, è molto libertina, perché il cavaliere di bastoni è un uomo veramente, in accezione negativa, è un uomo veramente molto molto poco fedele. Quindi è il classico libertino, ovviamente. Quindi avrebbe di che poco giudicare ovviamente lui, però ragazzi succede sempre così, da che pulpito arrivano certe prediche, è sempre così nella vita, questo sicuramente, quindi una persona libertina che critica la scelta di una persona che ha tradito. Il colmo è certo, situazioni paradossali che nella vita accadono tutti i giorni, quindi figuriamoci, probabilissima questa situazione, d'accordo? Dunque, le motivazioni sono queste, cioè la paura di perdere tutto ciò che ruota attorno alla sua famiglia in particolar modo, però questo è comprensibile nel caso in cui abbia dei figli, e le sue abitudini proprio, abitudini casa, diciamo, quindi è una persona che non ama i cambiamenti, non ama i cambiamenti, gli scossoni, le grosse rivoluzioni, e la presenza di questo ragazzo, di quest'uomo, che lui reputa particolarmente vendicativo, a cui prestare molta attenzione, perché non si fida di questa persona. Poi è molto aggressiva, perché una caratteristica ovviamente dei personaggi di bastoni, in accezione negativa ovviamente, è l'aggressività, che non è indifferente, cioè può diventare in una discussione una persona abbastanza anche violenta, di solito è una caratteristica, cioè lo spaventa questa persona. La vede proprio come un nemica che possa diventare veramente un acerrimo nemico, d'accordo? Ora, vediamo invece in questa posizione che cosa, diciamo, lui vorrebbe nel caso in cui avesse la classica bacchetta magica. Allora, qui abbiamo l'asso di bastoni, ragazzi. Allora, questa persona vorrebbe sicuramente, diciamo, trascorrere ovviamente la sua vita altrove, un asso. Cosa vi riporta alla mente? Il mago. Primo arcano maggiore, prima carta numerale dei bastoni. Allora, l'asso di bastoni, ragazzi, parla ovviamente di un nuovo inizio, cioè questa è una persona che se avesse proprio veramente la classica bacchetta magica la userebbe per ricominciare completamente da capo, chiudere il rapporto con la compagna ufficiale e iniziare un nuovo rapporto con voi, un nuovo rapporto bastoni basato innanzitutto ovviamente sulla sessualità e chiaramente sull'erotismo, cioè questa persona è molto attratta da voi, vi vede veramente come un elemento estetico molto importante ovviamente per lui, vi vede come, diciamo, la donna ideale dal punto di vista appunto estetico, vi vede come una donna molto bella, una donna da conquistare, una donna da avere, una donna che può diventare una tacca in più alla propria autostima, una donna
di cui andare fieri. Quindi vi vede come proprio la donna ideale quest'uomo e vi vede ovviamente come la persona giusta, chiaramente, per se stesso. Quindi se avesse proprio il classico, ovviamente, bastone, in questo caso la classica bacchetta magica, questa persona la userebbe per ricominciare da zero. Ora, evidentemente, questa persona nella compagna ufficiale trova il contrario, cioè evidentemente lui si è legato a questa donna non per attrazione fisica, per altre motivazioni, possono essere le più disparate, ragazzi, però evidentemente lui in voi trova la donna giusta da un punto di vista fisico, nella compagna ufficiale no. Ovviamente l'asso di bastoni quindi parla di passione, ma parla anche proprio di una gran voglia di ricominciare proprio da capo una vita in maniera più gioiosa, più vivace, più allegra, più concreta. Quindi evidentemente questa persona vive nella noia, vive, diciamo, nell'accontentarsi troppo di situazioni che comunque non gli vanno bene, che non gli danno stimoli. L'asso di bastoni rappresenta proprio la virilità, lo stimolo, cioè tutte quelle situazioni che lo facciano sentire, diciamo, appunto più energico, più virile e anche più felice, più appagato, più gioioso. Cioè con questa donna lui si sente proprio all'esatto opposto, cioè non si sente né virile né appagato e né gioioso, quindi ha voglia di ricominciare a vivere questa persona. Quindi l'asso di bastoni rappresenta proprio la gioia, la voglia di vivere, la voglia di darsi ad un nuovo rapporto, la voglia di sentirsi parte di un nuovo rapporto, proprio di ricominciare da capo. Questa persona azzererebbe completamente tutto quello che ha fatto con la compagna ufficiale. E questa cosa è molto importante, molto forte, tra l'altro. Ora vediamo in questa posizione, però a questo punto, cosa dovrebbe fare e che invece non fa. Che se abbiamo visto che obiettivamente è un po', diciamo, poco avvezza questa persona ai cambiamenti. Allora, 4 di spade. Allora, questa persona dovrebbe, spade, mettere in chiaro immediatamente le cose a livello, diciamo, pratico, a livello dialogico e comunicativo, perché parliamo di spade. Quindi una persona che dovrebbe obiettivamente, vedete, chiarire la sua posizione, quindi cercare di ovviamente far capire, ovviamente, quale tra le due storie lui ovviamente preferisca, quindi con quale ovviamente dei due ballerini iniziare appunto questo nuovo valzer. Quindi è una persona che obiettivamente deve assolutamente cercare di prendere la situazione in mano, riflettere, perché le spade parlano di un lavoro mentale, e ovviamente comunicare l'esito delle sue riflessioni. Cioè questa è una persona che dovrebbe agire e ovviamente riflettere effettivamente anche con se stesso, però da quale parte effettivamente stare. Cioè questa persona deve fermarsi un attimo, perché il 4 di spade parla proprio del fermarsi, diciamo, del riposo del guerriero, diciamo. Quindi dovrebbe fermarsi a pensare, a riflettere su quello che sta facendo e confrontare i suoi sogni alla reale possibilità di realizzarli in maniera concreta. Quindi è una persona che ovviamente deve cercare di riflettere innanzitutto con se stesso, capire, vedete, da quale parte stare, ovviamente, quale delle due coppie andare in qualche modo a completare, e poi effettivamente palesare a parole, spade, a livello comunicativo, chiaro, netto, deciso, perché le spade tagliano, d'accordo? Quindi senza alcun dubbio, ecco, cercare di capire obiettivamente come poter poi procedere e proseguire la situazione, d'accordo? Quindi obiettivamente questa è una persona che deve prendere la situazione in mano, cioè deve fermarsi a pensare. Questa persona non lo sta facendo, ha tanti progetti meravigliosi, per carità, e vi ripeto, questa persona è innamorata di voi senza ombra di dubbio. Qui abbiamo proprio carte di grande profondità, non solo di attrazione fisica, di grande profondità. Poi vi stima, siete la sua papessa. Il problema è che questa persona innanzitutto ha molta paura, come vi dicevo poco fa, di sconvolgere la sua vita e di perdere i suoi punti fermi, diciamo, no? I suoi punti cardine. Ha paura di quest'uomo, di questo ragazzo, e ovviamente è una persona che sino ad ora non si è evidentemente ancora mai fermata a pensare, d'accordo, con quale delle due donne voglia appunto iniziare o ricominciare il proprio, diciamo, cammino. Cioè un conto è avere una progettualità importante e lasciarsi trasportare dal desiderio e comunque
dalla voglia di rinnovamento, un conto è metterlo in pratica. Quindi questa persona deve imparare a capire, a soppesare quale delle due situazioni ovviamente sia la migliore per se stesso. Quindi se scegliere voi e correre il rischio di perdere questo 10 di coppe, ma comunque ricominciare una nuova vita, oppure se continuare in questo modo, quindi non ricominciare mai una nuova vita, non accontentare mai questo profondo desiderio che lui ha dentro, questo asso di bastoni, però ovviamente non perdendo questo 10 di coppe, cioè lui deve capire cosa farne di questo 10 di coppe, d'accordo? Quindi è questo il problema, deve scegliere, ma non si è ancora mai posta questa, diciamo, problematica, quest'uomo, cioè ha sempre cercato secondo me di evitare, perché queste paure possono averlo portato a evitare un confronto con se stesso, Secondo me sì. Ora vediamo ragazzi in queste ultime due posizioni appunto varie problematiche che lui possa aver avuto in ambito ovviamente professionale, in ambito familiare. Vediamo in ambito professionale come vanno le cose. Beh, 6 di spade, sì, insomma, non benissimo, Allora, 6 di spade parla sicuramente di una insoddisfazione latente, per cui lui sente di dare tanto, però di non ricevere abbastanza, vedete? Cioè lui, ovviamente in ambito professionale, si comporta come quest'uomo che cerca, vedete, di avvicinarsi a questa donna, ma lei, diciamo che ritrae la mano, comunque ha un atteggiamento molto freddo. Quindi lui pensa di dare tanto da un punto di vista lavorativo, ma di ricevere poco. Ora, poco in che senso? In termini di stipendio, in termini quindi di denaro, in termini di carriera, cioè questa è una persona obiettivamente che va oltre probabilmente quello che gli è dovuto, magari lo fa perché proprio gli piace il suo lavoro, perché vuole aiutare magari i suoi colleghi, però vede che chiaramente tutto questo non gli viene assolutamente ricompensato, quindi è una persona comunque profondamente delusa proprio dalle situazioni che sta vivendo, perché il 6 di spade rappresenta proprio la delusione. Ecco, una delusione serpeggiante, cioè lui non è ancora arrivato al malcontento, non è la carta della torre, cioè non vorrebbe chiudere con il proprio posto di lavoro o la propria attività, però le cose non stanno andando bene quanto lui vorrebbe in questo periodo, quindi c'è un po' di insoddisfazione latente, serpeggiante, ovviamente nella sua testolina. Ecco, in quanto a guadagni evidentemente scarseggiano in questo periodo, quindi anche nel caso in cui questa sia una persona benestante, ragazzi, in questo periodo sta guadagnando poco, o meno rispetto al solito, o meno rispetto a quanto lui vorrebbe. Cioè, qui sicuramente qualcosa non sta andando proprio benissimo. È chiaro che però non ha intenzione di chiudere, cioè qui non c'è una chiusura, non ha voglia di completamente cambiare lavoro, comunque chiudere con il proprio posto, la propria azienda di lavoro, però diciamo che il malcontento sta diventando qualcosa di, diciamo, sempre più importante, perché comunque è un 6 di spade, quindi siamo già ai livelli alti, diciamo a livello numerologico, quindi obiettivamente è una persona che potrebbe in futuro decidere di cambiare lavoro, potrebbe in futuro, però non ora, d'accordo? Sta iniziando ad essere, diciamo, sempre più scontento, questo sì. Vediamo in questa posizione invece appunto l'ambito e l'ambiente familiare. Allora, qui abbiamo l'asso di denari. Ha ricevuto ultimamente delle ottime notizie per quanto riguarda il denaro, appunto. Quindi potrebbe aver ricevuto, per esempio, un lascito, un'eredità, per esempio, oppure potrebbe, per esempio, aver chiesto un prestito e averlo ricevuto, oppure potrebbe aver venduto una casa e di conseguenza aver incamerato, diciamo, del denaro, d'accordo? Quindi sicuramente l'asso di denari, vedete, parla di una situazione comunque positiva, di una notizia che lui ha avuto da poco, tra l'altro, molto bella da un punto di vista economico, però che non riguarda il suo lavoro, perché sul lavoro abbiamo 6 di spade, ma riguarda la sua famiglia. Allora, o lei, per esempio, invece sul lavoro va alla grande, cioè magari lei si è vista aumentare lo stipendio, oppure per esempio lei ha avuto un, diciamo, aumento di carriera esponenziale, per cui è molto contenta, molto felice e guadagna di più, oppure, vi ripeto, hanno venduto una casa, oppure hanno incamerato, cioè l'asso di denari rappresenta proprio l'incamerare fisicamente del denaro.
e quindi un'ottima notizia in ambito economico finanziario. Quindi sicuramente questa è una coppia che sta affrontando, diciamo, un momento positivo solo, specifichiamolo perché mi viene sempre richiesta questa cosa, solo da un punto di vista ovviamente economico, perché è un asso di denari, ragazzi, non è un asso di coppe, va bene? Non c'è un 2 di coppe, non ci sono gli amanti, non c'è il 10 di coppe, cioè in questa posizione non c'è amore, d'accordo? Hanno ricevuto semplicemente delle ottime notizie da un punto di vista economico e hanno ricevuto però una cospicua somma, perché rispetto a quanto potrebbe far pensare, anche se è una carta di primo grado, l'asso di denari rappresenta una somma abbastanza ingente, quindi non stiamo parlando comunque, diciamo, di una somma di piccolo conto, d'accordo? Quindi sicuramente è una famiglia che ha ricevuto in quest'ultimo periodo ovviamente delle ottime notizie in ambito economico, vi ripeto, derivante o dal lavoro di lei, però non di lui, perché lui ha questo 6 di spade, oppure per esempio derivante appunto da un lascito, piuttosto che un prestito, piuttosto che appunto un'eredità o la vendita di qualcosa, può essere un appartamento, può essere anche un terreno, cioè questa persona ha insieme alla compagna ufficiale ricevuto un'ottima notizia da un punto di vista economico, quindi diciamo che comunque si sente con le spalle, almeno da un punto di vista economico finanziario, più coperte. Ora arriviamo invece alle 3 posizioni del futuro, quindi le ultime posizioni che sono ovviamente molto importanti, inerenti innanzitutto appunto il futuro tra voi e questa persona. Allora, spostiamoci da questo lato ovviamente del tavolo di stesa. Allora, in questo caso vi avevo detto appunto abbiamo una carta inerente il futuro ovviamente a breve termine, quindi che cosa accadrà ovviamente tra voi e questa, se riesco a prenderla, tra voi e questa persona ovviamente nel futuro più immediato. Allora, qui abbiamo un bellissimo 2 di bastoni. Allora ragazzi, il 2 di bastoni parla ovviamente di un diciamo rapporto tra voi e questa persona che procederà molto bene, quindi sicuramente appunto tra voi e questa persona ovviamente ci sarà un rapporto sempre più concreto, bastoni, vi ripeto che vi vedrete, quindi i 2 di bastoni parla proprio di organizzazione, parla di un vedersi, parla di un sentirsi, parla di collaborazione perché è un 2, quindi voi collaborerete con questa persona in maniera molto concreta per vedervi, per sentirvi, per diciamo anche proprio discutere insieme, progettare, vi ricordate cosa vi dicevo? Insieme diciamo, ecco, un vedervi magari di più, un sentirvi di più, magari anche un trascorrere per esempio un weekend insieme. Quindi comunque il 2 di bastoni è una carta molto bella perché parla di sorpresa, parla di comunicazioni, parla di ovviamente fioritura di una situazione molto importante che vedete prevede contrattazione, vedete tra voi e questa persona ci sarà un momento dialogico importante dove andrete a decidere evidentemente il come, il dove e il quando, quindi vi ribadisco che entro pochi giorni voi vedrete questa persona e sentirete questa persona. Ovviamente una persona bastoni, quindi molto eccitata, diciamo vogliosa chiaramente nel vedervi, quindi una persona veramente molto interessata a voi ragazzi, questa è una persona chiaramente che vi ripeto prova per voi non solo desiderio ma anche un bellissimo sentimento ed è quindi una persona pronta chiaramente a collaborare, d'accordo? Quindi una persona che ovviamente ha anche molte ambizioni inerenti al vostro rapporto e che ovviamente ha proprio intenzione in qualche modo di mostrarvi tutto ciò che pensa e ovviamente prova chiaramente per voi. Quindi il 2 di bastoni parla anche infatti di comunicazioni importanti, ovviamente tra voi due, per cui avrete anche modo proprio di confrontarvi circa obiettivamente il vostro futuro.
Cioè questa sarà una persona veramente molto disposta in qualche modo ad aprirsi proprio maggiormente a voi, cioè probabilmente vi farà quelle confidenze che magari non ha mai ovviamente avuto il coraggio, osato fare, cioè vedrete questa persona, vi ripeto, molto più aperta, e ovviamente una carta che parla proprio di rivelazioni, quindi di contatti comunicativi importanti, quindi alleanza, collaborazione, una dualità positiva, d'accordo? E anche proprio la pianificazione, per cercare anche di capire come ovviamente potersi muovere. È chiaro che, ragazzi, il 2 di bastoni è una carta che parla anche, essendo una carta di grado secondo, una scelta tra due ovviamente percorsi. Quindi nella testolina di questa persona balenerà ancora proprio il desiderio di scegliere tra voi e la compagna ufficiale. Ci sta pensando tanto in questo periodo, ve l'ho detto, con questo ovviamente mago, con l'8 di bastoni. Quindi questa è una persona che ha proprio voglia di effettuare un cambiamento importante nella sua vita, ma veramente una gran voglia. Evidentemente non ne può più questa persona, ed è anche abbastanza comprensibile, penso. D'accordo? Quindi, vi ripeto, vi vedrete, vi sentirete entro proprio pochi giorni, pochissime settimane, vi metterete d'accordo, c'è un'attenta pianificazione, un venirsi incontro e comunque un rapporto che procede a gonfie vele, con una persona che si aprirà, vedete, molto di più al dialogo ed espliciterà anche molto di più qualcosa in riferimento al suo futuro, cioè tra le righe cercate proprio di leggere dei messaggi che questa persona vi lancerà circa il suo futuro, va bene? Ora, penultima posizione, cerchiamo di capire gli aiuti esterni, se ci saranno però, ovviamente. Ragazzi, allora, qui abbiamo il 5 di denari, no, non ci saranno aiuti, vedete? Deve fare tutto da solo. Allora, è chiaro che il 5 di denari parla proprio di povertà proprio pratica, no? Materiale, per cui questa persona non si sentirà assolutamente aiutata, ovviamente, da nessuno. Chiaramente lo abbiamo detto che qui entrambe le famiglie, sia di lui che di lei, evidentemente non sono molto favorevoli allo scioglimento di questo rapporto. Straordinariamente anche la famiglia di lui evidentemente non è contenta, non sarebbe contenta, d'accordo, e obiettivamente quindi lui si sente un po' ovviamente tra due fuochi. Ecco che obiettivamente questa persona preferirà, giustamente a mio avviso, far da solo, cioè preferisce agire un po' nell'ombra, perché il 5 di denari non è una carta molto nobile da un punto di vista morale ed etico, cioè è una persona che obiettivamente agirà pensando unicamente al proprio benessere, denari, quindi materialità, sessualità, eccetera, ma è una persona che deciderà di agire unicamente per proprio tornaconto, non servendosi ovviamente dell'aiuto di nessuno. Ma perché? Perché questa persona non si fida di nessuno e a mio avviso fa bene. Anche perché obiettivamente questa è una situazione, abbiamo detto, un po' delicata, quindi lui non si fiderà assolutamente di nessuno e ovviamente diciamo che arriverà da voi proprio in virtù di questo gran desiderio che prova per voi, perché il 5 di denari, ragazzi, è la carta dell'amante. Quindi obiettivamente questa è una persona che farà di tutto pur di vedervi, pur di stare con voi, di godere appunto del vostro rapporto, ma vi ripeto, facendolo chiaramente in debita discrezione, in gran segreto, e ovviamente non servendosi di alcun aiuto, anche perché il 5 di denari, vi ripeto, parla di situazioni di ostacolo posti dall'esterno. Quindi sicuramente lui in qualche modo non sarà aiutato, lui sa di non essere aiutato e di conseguenza preferisce ovviamente far da sé. Proprio perché, vi ripeto, sente, e ha ragione, l'ostilità dell'ambiente che circonda lui e un ipotetico cambio di rapporto. Quindi effettivamente con questo 5 di denari posso confermare il pensiero di lui, cioè lui ha ragione su questo. Cioè qui ci sono molte persone che sarebbero contrarie al suo cambio, diciamo, di compagna. Non apprezzerebbero affatto, anzi diventerebbero ostili. Quindi lui preferisce, vedete, far da solo, godersi i momenti con voi da solo,
senza in questo caso però accelerare i tempi, perché il 5 di denari parla ovviamente appunto della carta dell'amante, quindi ancora per diverso tempo questa persona ha intenzione appunto di, diciamo, portare avanti entrambe le storie parallelamente, quindi ovviamente avendo comunque voi come altra donna, purtroppo appunto come la carta dell'amante, proprio perché obiettivamente questa persona non si fida in questo momento a fare alcun passo, proprio perché vede nemici e ostacoli portati da persone, ed effettivamente però ragazzi col 5 di denari qui gli ostacoli ci sono, portati, vi ripeto, da persone che fanno parte del nucleo familiare, perché le carte di grado quinto rappresentano la famiglia, che può essere la famiglia di origine o la famiglia di origine di lei, quindi entrambe le famiglie, diciamo comunque contrarie a un cambio di partner. Capita ovviamente che ci siano famiglie, anche famiglia di lui in questo caso, contrarie a una cosa del genere. D'accordo? Quindi obiettivamente preferirà momentaneamente ancora portare avanti le due storie in maniera parallela. D'accordo? Quindi non vi aspettate che nonostante questa bella progettualità questa persona possa dall'oggi al domani lasciare la compagna ufficiale, perché non ha intenzione per ora di farlo. Vede, troppi nemici secondo me, ha ragione, ci sono. Vediamo ora ragazzi in ultima posizione appunto che cosa accadrà tra voi e questa persona, ovviamente nell'immediato futuro ragazzi, quindi non stiamo chiaramente parlando di un per sempre, è una carta inerente ovviamente all'immediato futuro tra voi e questa persona, quindi ovviamente per immediato futuro intendiamo le prossime settimane, i prossimi mesi, ovviamente però sempre tenendo conto del valore chiaramente temporale della carta, perché voi sapete che ogni singolo arcano ovviamente è legato ad un determinato periodo ovviamente dell'anno, quindi ovviamente a prescindere dal valore di questa carta chiaramente poi capiremo effettivamente il quando possano essere appunto previsti determinati eventi. E qui abbiamo il Re di Spade. Allora, ragazzi, il Re di Spade rappresenta ovviamente un uomo molto severo, rappresenta comunque, diciamo, un uomo risoluto, rappresenta un uomo che prende in mano, diciamo, la situazione con coraggio, con forza, con determinazione. Quindi un uomo d'onore che, diciamo, deciderà in maniera molto più concreta per quanto riguarda la propria vita e la propria esistenza. Ora, il Re di Spade è un uomo che, pur sapendo che ovviamente possa ferire, lui lo fa. Quindi è una persona che ovviamente si offrirà a voi libera e pura. Che cosa vuol dire questo? Che questa persona ovviamente in futuro deciderà, nonostante, vi ripeto, le varie ritrosie, nonostante in qualche modo sappia che queste sue decisioni possano non essere accettate, vi ripeto, dalla sua famiglia di origine, questa è una persona che prenderà in mano la situazione e ovviamente la cambierà, come tipico del Re di Spade, in maniera anche molto, diciamo, forte, decisiva, seria e severa. Questo Re di Spade, diciamo, rappresenta proprio la severità nell'atteggiamento, ovviamente proprio perché stanca questa persona di subire determinati vincoli che lui non vuole più. Il Re di Spade parla di decisione, parla di comando, parla di forza, parla di giustizia, di sicurezza nelle proprie azioni. Certo, parla di freddezza, d'accordo? Quindi è una persona che agirà con la spada, tagliando, d'accordo? Ma parla di un uomo libero finalmente dalla catena del destino e capace di assumersi pienamente le proprie responsabilità. Questa è una persona che ovviamente deciderà di combattere, perché è un personaggio di spade, per ciò in cui crede. Quindi è una persona che ovviamente agirà pensando, spade, quello che gli era consigliato prima. Cioè una persona che agirà pensando ovviamente molto di più al suo futuro
Ecco, egoisticamente, perché i personaggi di spade hanno quella punta di egoismo che però in questo caso ci vuole. Quindi agirà in maniera molto, molto più severa, decidendo sul suo futuro. Ora, il quando avverrà questa decisione purtroppo sono tempistiche lunghe, perché parliamo di spade. Bastoni e coppe rappresentano, come vi ho detto poco fa, giorni, al massimo qualche settimana, ma non di più. Denari e ovviamente spade parlano di molti mesi, quindi sicuramente anche entro l'anno. Questa persona, come vi dicevo, con il 5 di denari, continuerà ovviamente ad avere un atteggiamento presente con voi, perché qui non ci sono ovviamente situazioni di chiusura, ma abbiamo comunque un atteggiamento che ovviamente lascia pensare e presagire ad una decisionalità importante che questa persona andrà a prendere, nonostante sappia di poter in qualche modo ferire, ma questa persona si presenterà, vi ripeto, da voi libera. Come si presenterà questa persona libera? Vi ripeto, innanzitutto con tempistiche molto lente, quindi non stiamo parlando di giorni e nemmeno di settimane, qui stiamo parlando di molti mesi, anche addirittura oltre l'anno. Ma questa è una persona che arriverà da voi in maniera molto forte, coraggiosa, decisa, non chiedendovi immediatamente sposiamoci, perché il re di spade ci va cauto. Il re di spade è una persona che vuole proteggere se stessa da ovviamente eventuali delusioni. Quindi vorrà prima capire bene qualcosa in più su di voi. Vi dicevo che è una persona gelosa, che teme di perdervi, teme che voi abbiate qualcun altro, 8 di coppe. Ma una volta ovviamente capito, questa è una persona ovviamente che va dritta al punto. Il re di spade rispetto a tutti gli altri re è quello più deciso, è quello più sicuro, è quello che affronta in maniera molto saggia e consapevole ovviamente la sua vita e il suo futuro. È una persona che si prenderà le responsabilità delle sue azioni, quindi non agirà più con inganno, bensì appunto è una persona che, vi ripeto, agirà volendo combattere per ciò in cui crede, per ciò che vuole. Quindi la decisione qui c'è e lo farà, vi ripeto, con freddezza, quasi anche scioccandovi. Probabilmente voi ovviamente non vi aspetterete mai un atteggiamento del genere, una decisione del genere da parte di lui. Lui la prenderà quando meno ve lo aspettate e questa persona, vi ripeto, giungerà da voi libera. Però vi ripeto, senza volersi buttare a capofitto in questa nuova storia, ma comunque volendo capire, perché parliamo di spade. Quindi agirà in futuro non lasciandosi più trasportare dall'asso di bastoni o dal mago dall'8 di bastoni. Andrà a ragionare e lo farà con grande, ovviamente, serietà. D'accordo? Questa è sicuramente una persona che affronterà un'evoluzione importante, perché qui abbiamo una persona che finalmente inizia a pensare. Ecco che, vi ripeto, però momentaneamente abbiamo il 5 di denari, questa persona continuerà a tenere il piede in 2 scarpe, proprio perché per ora non si fida in qualche modo di agire, d'accordo, di cambiare il corso della sua vita, ma arriverà il momento in cui lo farà e agirà in maniera molto secca, molto fredda, molto determinata, proprio perché evidentemente è stanca di tutto quello che ha evidentemente vissuto, subito sino ad ora. Quindi vi ripeto, a breve vedrete questa persona e sentirete questa persona, vi parrà molto più aperta, molto più collaborativa e ovviamente vi ripeto aperta al dialogo. Una persona che momentaneamente vuole ancora mantenere il piede in 2 scarpe, 5 di denari, ma che ovviamente fra diverso tempo prenderà finalmente una decisione e lo farà in maniera netta, in maniera secca, in maniera decisiva, d'accordo? Ecco, non vi aspettate, non è un re di coppe, una persona che arrivi da voi con la serenata, assolutamente no. Con un mazzo di rose rosse dicendovi l'ho lasciata. No, non aspettatevi una cosa del genere. Questa è una persona che agirà, vi ripeto, in maniera molto fredda, in maniera calcolata,
perché è stanca, d'accordo? Volendo proteggere se stessa, questa persona da eventuali, appunto, ulteriori problematiche e ovviamente delusioni, quindi andrà a sondare il terreno, anche per quanto proprio riguarda ovviamente voi e il sentimento che lui vuole che voi proviate per lui, ma deve indagare, questa persona deve indagare. I personaggi di spade rappresentano sempre chi indaga, chi cerca di in qualche modo scoprire delle verità. La scoprirà? Certo, assolutamente sì, e vi ripeto, una persona che ovviamente vi farà capire tutto quello che pensa di voi, che prova per voi. La progettualità c'è e rimane ovviamente anche in futuro, non ci sono alti e bassi, però vi ripeto, momentaneamente ancora del tempo, come diciamo purtroppo l'altra donna ovviamente per voi, sino a che questa persona ovviamente deciderà in maniera molto netta, in maniera molto forse inaspettata e anche dura, diciamo, nonostante questa persona appunto possa ovviamente capire che sicuramente possa far del male a qualcuno, ma a lui non importa, d'accordo? Perché questa è una persona veramente molto stanca, probabilmente anche a mio avviso supportata da questo bellissimo asso di denari che rappresenta appunto queste ottime notizie che lui evidentemente ha ricevuto da poco tempo, d'accordo? Quindi vi ripeto, sicuramente questa è una persona che, vi ripeto, vi dimostrerà comunque tanto, arriverà ad una scelta, ad una decisione, però ovviamente tra diverso tempo, d'accordo? Però sì, arriverà ad una scelta, arriverà ad una decisione. Vi ripeto, una persona che agirà in maniera molto fredda e ovviamente inaspettata, d'accordo? Probabilmente proprio per cercare evidentemente di innanzitutto proteggere se stesso, cioè questo è un atteggiamento chiaramente difensivo, da parte di se stesso ovviamente. Vi ripeto, forse in maniera un po' egoistica, ma a questo punto direi che è un atteggiamento necessario perché questa persona finalmente si fermerà proprio a riflettere, d'accordo? Dunque, direi che appunto questa stesa termina qui. Ovviamente ragazzi, come sempre, mi raccomando, andate avanti per la vostra strada a prescindere, io lo ripeto sempre, da quello che poi queste persone impegnate ovviamente fanno. Sono situazioni molto delicate che spesso fanno vivere, diciamo, nell'aspettativa di un cambiamento. Ecco, voi andate avanti per la vostra vita, d'accordo? Mi raccomando. Nonostante, vi ripeto, le previsioni siano comunque positive, ma ovviamente cercate il più possibile, ovviamente, di in qualche modo appunto andare avanti per la vostra strada, coltivate i vostri interessi e la vostra vita, mettetevi sempre come priorità, a prescindere da tutto quello che possa fare ovviamente questa persona. Questo ovviamente sempre. Come sempre mi raccomando, forza, determinazione ragazzi, tanto coraggio e ovviamente buona fortuna e a presto.